Buongiorno signori, sono l'uomo di casa. Oggi parliamo di tastiere meccaniche e più precisamente andremo a vedere che cosa sono e se sono, come dicono alcuni, solo per i gamer. Vedremo anche che differenza c'è tra le tastiere meccaniche e quelle a membrana, daremo un po' di informazioni in modo che abbiate un'infarinatura di cosa sono queste tastiere e se realmente vi serve comprarne una, come se ne vedono molte e come si vede anche nel mio nuovo desk setup di cui ho pubblicato il video qualche tempo fa che vi comparirà adesso qui sopra. Detto questo, io non voglio tediarvi oltre, perché vi invito subito a mettere un bel pollice in su, a iscrivervi al canale, a condividere questo video con i vostri amici e buona visione a tutti! Bene signori, incominciamo a capire quali sono le differenze tra una tastiera a membrana e una tastiera meccanica. Ve lo spiegherò in maniera molto semplice. Partiamo dalla tastiera a membrana. Nella tastiera a membrana c'è un unico circuito stampato e ci sono tante membrane quante sono i tasti e quando noi andiamo a premere il tasto, la membrana tocca il circuito stampato e parte l'impulso. Semplice. La tastiera meccanica funziona in maniera totalmente diversa, cioè c'è un circuito per ogni tasto, che può essere anche sostituito, e questo poi ne parleremo anche dopo. E quindi praticamente gli impulsi che vengono dati al computer arrivano da tanti circuiti quanti sono i tasti. Ovviamente questa è una spiegazione un po' semplicistica, ma ci aiuta a capire che cos'è una tastiera meccanica e da che cosa si differenzia da una membrana. Quali sono i lati positivi di una tastiera meccanica e perché noi, o meglio, chiunque, dovrebbe pensare se comprarla oppure no. Beh, innanzitutto dobbiamo dire che le tastiere meccaniche sono molto più veloci ed è per questo che sono amate dai gamer. Il fatto che hanno un circuito per ogni tasto permette di avere una velocità sia di risposta del tasto, ma anche una velocità di scrittura maggiore. Perché? Perché la tastiera meccanica manda l'impulso del tasto molto prima che il tasto tocchi il fondo. Quando si è già a metà corsa, moltissimi tasti della tastiera meccanica, poi capiremo perché alcuni sì e altri no, mandano l'impulso. Quindi uno riesce a scrivere e giocare molto più velocemente. Un altro lato positivo della tastiera meccanica sta proprio nei tasti. Perché? Perché ci sono diversi tasti a seconda delle nostre esigenze. Per esempio, una delle aziende più famose che produce tasti per tastiere meccaniche, la Cherry MX, che è un'azienda tedesca, produce 5 tipi di tasti con 5 caratteristiche differenti a seconda di quello che si vuole fare. Per esempio, io scrivo molto, sto ore a volte a scrivere tra i sottotitoli che scrivo per i video, gli articoli per il sito internet uomodicasa.it, quindi mi serviva un tasto per i writer e ho trovato quello che serviva a me, cioè il Cherry MX Brown, come ho detto già nello scorso video. Questo tasto ha la particolarità di mandare l'impulso molto velocemente, poco dopo che il tasto viene sfiorato, toccato, premuto e quindi si riesce a scrivere molto più velocemente. Un altro lato positivo delle tastiere meccaniche sta nel fatto che possono essere completamente personalizzabili, quindi possiamo cambiare i tasti, possiamo fare quello che vogliamo. Durano molto più a lungo perché se si rompe un tasto possiamo sostituirlo tranquillamente senza dover cambiare tutta la tastiera e da questo capiamo che c'è un altro lato positivo, cioè che si possono aggiustare. E avendo un circuito per ogni tasto, la durabilità del circuito stesso è molto più lunga. Inoltre c'è un lato positivo molto personale, cioè il feedback sia uditivo che a livello di pressione che danno nelle mani è qualcosa di... Ragazzi, io non ve lo posso descrivere se non l'avete provata. Molto migliore di quello che danno una sterile tastiera a membrana. Inoltre, e questo vale soprattutto per i gamer, e qui capiamo perché i gamer amano molto le tastiere meccaniche, hanno la funzione che viene chiamata anti-ghosting. Qual è il problema? Molte volte le tastiere meccaniche hanno il problema che patiscono un po' quando vengono schiacciati più tasti contemporaneamente.
cioè vanno un pochettino in panico. Questo ovviamente non succede con le tastiere meccaniche, quindi per i gamer che a volte devono schiacciare combinazioni di tasti e farlo molto velocemente per i loro giochi, questa è una caratteristica fondamentale. E adesso qui capiamo per quale motivo tutti i gamer comprano una tastiera meccanica. Inoltre ci sono anche altre cose estetiche che vanno come lato positivo delle tastiere meccaniche. Sono RGB, alcune addirittura si può personalizzare completamente i colori che compaiono nella tastiera e sono veramente uno spettacolo. Però ovviamente se ci sono dei lati positivi ce ne sono anche di lati negativi. Sì, e ce n'è qualcuno, purtroppo più di uno. Il primo fra tutti, e forse quello che ci lascia un pochettino più perplessi, è il costo. Sono veramente molto costose. Io ho comprato la mia tastiera, l'ho comprata su AliExpress direttamente dalla Cina, cioè ho aspettato un mese e mezzo perché mi arrivasse, ma nonostante questo l'ho pagata 100 euro. E ci sono tastiere meccaniche che costano veramente tanto. Inoltre, col fatto che i tasti sono personalizzabili, si possono togliere, si possono cambiare il cappuccino, lo sporco penetra ovunque e a volte sono molto difficili da pulire, tanto che uno dovrebbe mettersi lì a staccare tutti i tasti per aspirare tutte le briciole che entrano dentro. Per questo vi consiglio, se vi comprate la tastiera meccanica, di metterci qualcosa sopra quando non la utilizzate. Inoltre abbiamo parlato di feedback uditivo. Sì, alcune fanno il tipico suono della tastiera meccanica, altre addirittura hanno un click in più. Sì, perché alcuni dei tasti che si possono scegliere hanno il click, perché ad alcuni piace sentire il click del tasto. Però il problema è che se abitate con qualcuno questo può diventare un problema. Sì. Sono molto rumorose, molto più rumorose delle silenziosissime tastiere a membrana. L'ultimo difetto, tra virgolette, che vi voglio dire, il lato negativo, riguarda il layout di queste tastiere. Il layout disponibile di queste tastiere molto spesso è il layout che viene chiamato ANSI, cioè quello americano. Anche la tastiera in mio possesso ha il layout americano. E che cosa cambia tra il layout americano e quello italiano? Ve lo dico in poche parole, mancano tutti gli accenti. Le lettere con l'accento non ci sono. E quindi molto spesso comprare una tastiera meccanica, soprattutto se economica, vuol dire sottomettersi allo standard americano e poi avere un pochettino di problemi con le e con gli accenti. Questo è anche il motivo per cui se cercate su Amazon.it trovate veramente pochissime di queste tastiere meccaniche e molte, fate attenzione, hanno comunque il layout americano. Per trovare tastiere meccaniche dovete andare su Amazon.co.uk, quindi quello del Regno Unito, o quello americano, però lì avete il problema sempre lo stesso. Come facciamo a scrivere le E con l'accento e la A con l'accento, ma soprattutto la U con l'accento? Bene, di questo argomento in particolare parleremo in un prossimo video. Vi spiegherò come trasformare una tastiera meccanica con il layout americano ANSI in una tastiera meccanica con il layout italiano che viene chiamato ISO-IT. Detto questo, io non ho più niente da dirvi, spero di aver dissipato qualche vostro dubbio, quindi vi invito subito a mettere un bel pollice in su, a iscrivervi al canale, a condividere questo video con i vostri amici e se avete qualche altro dubbio, domanda, richiesta, scrivetemelo qui sotto nei commenti e io vi risponderò al meglio delle mie capacità e se è il caso potrei anche fare un video dedicato alla vostra richiesta. Detto questo, io non ho più niente da dirvi, quindi vi saluto e ci vediamo al prossimo video.